Live, perfetto. Buongiorno a tutti, eccoci qui oggi che siamo alla seconda puntata del Nights Podcast, la prima in italiano e come sapete, ecco, brevemente questo podcast cosa cerca di fare? Cerca di parlare un po' di tutte quelle che sono le tematiche del settore moda, ok? E oggi con noi abbiamo qui un ospite, una grande ospite, che è Orsetta Mantovani, quindi ciao Orsetta. Grazie Thomas, grazie per il grande ospite e sono fiera e felice di essere qui. Spero di portare fortuna a questo broadcast. Assolutamente, assolutamente. Come stai innanzitutto? Bene, grazie. Finalmente c'è il sole a Milano, spero anche da voi, è caldo e tutto cambia nella prospettiva. Sì, no, quando arriva la primavera, che son le giornate guarda, giusto per rompere il ghiaccio, per me maggio è il mese più bello che c'è nell'anno, no, perché Maggio e ottobre, settembre-ottobre, se posso dire. sì, come temperatura son fantastici. Quindi dai, speriamo che questa temperatura oggi ci faccia venire una bella puntata di questo podcast, che oggi come tematica, andiamo ad affrontare un po' quello che è tutto il mondo relativo al buying, okay, che dove Orsetta diciamo ha iniziato, no, a muovere i suoi primi passi nel mondo della moda, okay. Faccio una breve introduzione, poi dopo ti lascio a te la parola se vuoi Grazie, raccontare di più come, ecco, hai iniziato questo percorso, però ecco, Orsetta ha lavorato per oltre 7 anni con il gruppo Max Mara, avviando alcuni punti vendita negli Stati Uniti, idem con Christian Lacroix, Loro Piana, e poi dopo ha deciso di intraprendere una carriera più personale, diciamo, con il suo brand. Quindi ecco, senza spoilerare troppo, ok, che secondo me è meglio che racconti tu in prima persona queste cose, parto dalle origini, va bene? Che sono un Okay. po' le origini che abbiamo entrambi. Abbiamo studiato tutti e due al liceo linguistico, quindi dopo il linguistico abbiamo detto andiamo in un altro paese a iniziare un po' il nostro percorso e nel tuo caso sei andata negli Stati Uniti. Quindi come Assolutamente. ci sei finita a New York, negli Stati Uniti, a iniziare a studiare moda? Beh, come tu sai io ho studiato a Parsons School of Design, che, ha varie sedi, di cui una molto grossa a New York. E come ci sono finita? Semplicemente io ci tenevo a, studiare moda, era la mia passione, ma non volevo ai tempi fare design, stilismo. E in Italia era solo proponevano solo scuole per il design, per lo stile. Poi alla fine ci sono finita comunque dentro, come tu sai, quando finiremo l'intervista, però non era la mia passione in quel momento e volevo trovare una scuola che trattasse anche di business di moda, cioè tutto il lato che c'è dietro, Okay, più economico, più di business. E le uniche 2 scuole che, avevo trovato in quel momento erano a New York, erano Parsons School of Design e FIT. FIT è una scuola pubblica, Parsons School of Design è una scuola privata e ho avuto la fortuna di avere una famiglia che mi ha aiutato a fare questa scuola privata meravigliosa e ho scelto quella perché il mio inglese non era perfetto, quindi FIT sarebbe stato un problema per me in quel momento. Poi dopo l'ho imparata. ma con l'inglese diciamo, ecco, già avevi delle basi o proprio sei andata là Io alla le avevo, però non così, avevo fatto il liceo linguistico, quindi ahimè, scusate, però non da avere questo fluent English per affrontare di mettere insieme di farmi io i programmi universitari, ecco. okay, no, certo, certo. Ma Avevo Parsons bisogno come cioè più così sono come scuo finita e lì è incominciato tutto. Loro tra l'altro siamo stati i primi laureati, studenti a Parsons School of Design in marketing, merchandising di moda, cioè che poi aveva dentro il buying e il merchandising. Era proprio un programma la prima volta che ce l'avevano. Ce l'hanno ancora. Okay, ma, ti faccio una domanda, siccome sono stati diciamo i primi, no, ad aver comunque introdotto anche il buying o vabbè il merchandising come come corso di laurea, è ancora diciamo Parsons una delle scuole più importanti secondo te nel panorama moda Diciamo mondiale? che è molto importante, poi ci sono altre scuole in Inghilterra che immagino tu conosci, che sono altrettanto importanti. Parson è molto importante, ha 3 sedi grosse, una a New York, una più piccola a Parigi, dove non so se hanno il marketing merchandising a Parigi, sicuramente hanno lo stile e il design, e poi c'è una sede molto grande a Santo Domingo. Mh.
perché il direttore e creatore di Parsons School of Design è di Santo Domingo. Interessante questo. Proprio un posto diverso, no? Da quelli che senti Nessuno lo nominare di sa, solito, però quindi... potresti fare un anno lì, un anno qui e muoverti un po' in giro. Rimane una top scuola, direi. Mm. T'hai fatto anche l'Erasmus per caso? O comunque quei programmi che ti permettono di fare scambi culturali anche? No, io ho fatto tutti gli anni lì, sono stati 4 anni la laurea. E sono laureata poi in business administration, ma in realtà nel campo della moda. Ok, perfetto. Guarda, allora direi di passare subito dopo, ecco, a quello che è successo Certo. dopo l'università, no? Che dopo l'università hai iniziato, diciamo, a lavorare, muovere i primi passi, no? Nel mondo. Piano piano anche a capire dove volevo andare, perché sai quando tu esci dall'università puoi avere studiato quella materia, ma magari vieni trasportato in tutt'altro. Per cui sì, io avevo studiato Buying and Merchandising, però alla fine il mio primo lavoro è stato in PR, poi non è andato avanti. Beh, no, dai, però comunque immagino che, ecco, anche questo ti abbia dato le basi, no, per gestire, diciamo, quello che è stato un po' l'inizio nella tua carriera e in Max Assolutamente, Mara. assolutamente, assolutamente. Il primo lavoro è stato in Max Mara. In realtà, dopo piccoli tentativi nelle PR, ho lavorato 1 anno in America per Crizia, nelle PR, Ok. ma è un lavoro che non mi apparteneva e l'avevo fatto un po' anche per un problema di visto. Poi sono tornata in Italia, il mio primo grosso lavoro, che è stato il mio trampolino di lancio, è stato con Max Mara e in poco tempo ho fatto 2 anni con loro in Italia e poi avevano 2 situazioni da sbloccare, da rimettere a posto, una in America e una in Francia, e mi hanno fatto scegliere e io ho preferito ritornare in America. A casa, home sweet home. Ma ecco, diciamo, ecco, quando hai iniziato con Max Mara, perché poi sei stato dentro È un bel po' di quasi, tempo, no? Quindi, sì, quasi 13 anni. cavolo. Ma lì, diciamo, immagino che avrai toccato tanti Sì, ruoli, aree diverse, quindi assolutamente, varie assolutamente. responsabilità. Però, diciamo, nel ruolo che hai ricoperto magari o per più tempo o quello comunque quando sei arrivata all'apice, no? Com'era, diciamo, qual era il tuo ruolo di preciso e com'era anche il tuo day by day? Quindi quando entravi a Mhm. lavoro, tipo, non so, un martedì tipico di Orsetta. Okay. Beh, diciamo che il mio ruolo principale, quando io sono andata in America, è stato di, riorganizzare il brand e riproporlo sul mercato nel modo corretto. E Cioè? spiego. Loro erano entrati nel mercato americano tramite un agente, comunque un team americano che aveva fatto creare loro una collezione solo per il mercato americano e era totalmente diversa da quella che veniva proposta in tutto il resto dell'Europa. Per cui il marchio veniva percepito in un modo totalmente diverso, non sapevano neanche che fossero italiani, pensavano che fosse, e adesso questo è un aneddoto abbastanza divertente, mi scuserà Max Mara, ma lo sanno, pensavano che fossero, noi avevamo dei clienti canadesi che erano anche soci di Maramotti in Max Mara e pensavano che fossero loro i proprietari, Max e Mara. Quindi diciamo c'era un po' di confusione nella percezione del brand e quindi avevano bisogno di una persona di fiducia che andasse in America e incominciasse a lavorare per riportare l'immagine del brand esattamente come era percepita in tutto il resto del mondo e che entrasse in un medio-alto lusso come livello e che tutta la storia fosse cambiata. Per Quindi cui diciamo, c'è stata la necessità di andare in America, ripulire il vecchio e pian piano, a piccoli passi, il primo è stato di aprire un flagship store e di fare conoscere il marchio e far capire alle persone che cos'era Max Mara. cavolo, è comunque qualcosa di, cioè, difficile di cambiare la percezione
delle persone rispetto a quello che è il tuo brand, no? Essendo comunque un brand che magari aveva delle collezioni totalmente diverse da quelle europee, è come se fossero quindi due realtà. Ecco, come si Andava fa alla fine riorganizzata a... la formula di business e la formula di assortimento dell'offerta. Per cui la formula di business, diciamo che loro erano entrati nel mercato solamente con i department store. Ok. Quindi la prima cosa è stato ripulire tutto dai department store, aprire un flagship store, quindi l'immagine era l'azienda che decideva l'immagine a questo punto e faceva vedere al mondo che cos'era il loro brand e cosa proponeva e chi vestiva, chi era la clientela, e dopodiché tu aprendo un flagship store sono i department store che tornano da te e ti dicono vuoi aprire dei corner con me, partecipi in questa cosa, e quindi pian piano ripenetri nel mercato in un modo totalmente diverso. Quindi io mi occupavo con l'aiuto del capo creativo in Italia di riproporre l'assortimento a tutti i vari negozi e aiutare i buying department store anche a fare il loro assortimento negozio per avere tutta un'immagine corretta e uniforme all'interno del mercato americano. Avevo anche il mercato sudamericano e le Hawaii. Cavolo, un bel progetto. Quindi, pian piano tutto ha ripreso forma e adesso, a Max Mara è quello che è in America, è meraviglioso. A tal proposito, mi hai anticipato un punto per una domanda che avevo pronta per dopo, quindi Ok, andiamo direttamente a ok. questa domanda qui, che è un poco quella di no, capire in che modo devi fare l'assortimento e il buying per un nuovo mercato. Cioè, Mhm, nel senso, con che criteri alla fine tu decidi di fare un buying di determinate categorie merceologiche piuttosto che altre, mhm. per, in questo caso, gli Stati Uniti come mercato, piuttosto che magari puntare Mhm. su altri prodotti come scelta? Cioè, nel senso, quali sono un po' i Innanzitutto criteri con cui inizi a pianificare e poi dopo ad agire? Innanzitutto, adesso è tutto molto più facile perché hai dei dati, esiste la tecnologia e puoi fare delle ricerche molto appropriate. Il tempo di cui ti parlo io erano 30 anni fa e non c'erano dati. Gli unici dati che tu potevi raccogliere era il venduto del negozio ogni sera. Quindi Sì. vedi già com'è cambiato il mondo in 25 anni, in 30 anni. Però io quello che mi sento di dirti è l'errore più grande è di trattare un mercato come diverso da altri mercati. Un mercato è diverso da altri mercati in richiesta per problemi, non so, di taglie, di vestibilità, di colori certe volte, perché se tu vai nel mercato asiatico ci sono certi colori che loro non possono portare vicino alla pelle, per cui devi fare molta attenzione quando fai gli acquistati. Se tutta la collezione è basata sul giallo quella stagione potresti avere dei problemi perché a loro proprio non sta bene vicino al viso. Quindi devi fare attenzione a certe cose, ma andare a sradicare un'azienda, un'immagine, un brand perché pensi che in un mercato hai bisogno di fare un'altra collezione o un altro brand per entrare in quel mercato è totalmente sbagliato. Cioè, io se sono in Asia o se sono in America voglio comprare quel marchio perché è italiano. E adesso perché stiamo parlando di Max Mara e voglio vedere che cos'è il Made in Italy, cosa mi propone il Made in Italy, in questo caso dei cappotti meravigliosi e poi delle collezioni meravigliose e con delle qualità pazzesche. E quello voglio avere, non voglio trovare un'altra cosa sul mio mercato che me lo americanizza. O, assolutamente no, se no vado a prendere un marchio americano o un marchio Certo. asiatico. Per cui io il consiglio che posso dare è di restare sempre fedeli al cuore dell'azienda e al cuore del prodotto e poi adattarlo alle taglie di quelle particolare clientela, ai colori di quella particolare clientela, a delle esigenze. Ma se io cammino per la strada e entro in quel negozio, mi sembra di essere entrato in un negozio in Monte Napoleone, non ne percepisco la differenza come cliente. Non so se ti ho risposto. Sì, no, no, assolutamente. Cioè, nel senso,
alla fine, comunque, vabbè, parliamo magari di Italia, dopo penso che sia comunque lo stesso discorso valido per Francia anche, che comunque sono mercati visti come lusso, no? Quindi che la qualità del prodotto Assolutamente. è la chiave, diciamo, da cui partire. E senza ombra di dubbio, no, il brand quando lo devi internazionalizzare, come va bene in questo caso Max Mara, o comunque vabbè, anche a un processo di espansione magari in Asia o Middle Mh-mh. East, tutti questi mercati, ecco, il fatto di poter contare su un attributo come Made in Italy è un fattore forte. Assolutamente, secondo me è il numero 1, hai capito? Non devi cambiare. Poi sicuramente il mercato ti restituirà durante le varie stagioni, durante i vari anni, delle, opportunità di prodotto che tu non avevi a cui tu non avevi pensato, soprattutto lavorando coi department store. I department store potranno indirizzarti verso dei prodotti da inserire nella collezione che non c'erano, che ti possono far fare dei numeri importanti Ad su quel esempio, se hai mercato. qualche aneddoto che ti ricordi su. Beh, sicuramente i cappotti di Baby Alpaca sono stati un grosso successo, che poi hanno portato a sviluppare l'orsetto che adesso è venduto un po' dappertutto in Max Mara, e sono stati un grosso successo in America. Gli americani hanno adorato questo tessuto di Baby Alpaca e con i department store sono stati fatti dei numeri su questi cappotti. Mh. Guarda, Ehm relazionato secondo me dopo col discorso dei numeri, e proprio con questo processo che alla fine, no, di avviare tutto un progetto di startup, chiamiamolo, no, comunque di un nuovo paese, mi concentro su una parte più numerica, quindi che sono un po' i numeri. Cioè come immagino che avevate, no, delle metriche, dei target da dover raggiungere, sì, hai quindi budget, sì. in che modo definivi: "Ecco, sono riuscita ad avere successo"? Ma a livello di numeri? A livello di numeri e poi dopo ecco, ma anche se c'è un aneddoto personale che vuoi raccontare, libera di farlo. Ehm, ma sai, a livello di numeri tu hai dei budget e devono portare dei risultati, no, come tu sai meglio di me, il margine è quello che poi copre i costi aziendali di tutta l'azienda, per cui è importantissimo che i risultati vengano fatti, per me il risultato vuol dire successo di vendita, vuol dire che quel determinato punto vendita o che il prodotto viene percepito nel modo giusto, il prodotto viene quindi acquistato e il brand cresce sempre di più, la sua visibilità e la sua vendita, perché poi il finale è sempre la vendita. Cioè quindi diciamo la metrica principale che devi guardare sono sempre le vendite, punto, Per me no? sì, per me sì, perché alla fine, avere dei prodotti e un assortimento all'interno di tutto quello che la collezione propone, anche creando dei modelli, come ti dicevo prima, ad hoc per quel mercato, che però rappresentino il brand, che portino ad aumentare sempre di più le vendite e la visibilità del prodotto. Mh. Infatti adesso, i marchi, puntano molto agli items, no, Sì? ehm, per creare dei pop, delle delle situazioni di vendita volte a migliorare sempre di più l'immagine del marchio, a essere percepita sempre di più e a vendere. Non so se ti ho risposto, però per me è tutto rivolto verso la vendita, per cui il cliente, cioè chi fa la vendita? Il cliente, per cui alla fine tutta l'azienda in testa deve avere come, il cliente, cioè la tua il tuo goal finale è sempre il cliente, come lo raggiungi e cosa gli vendi e come diventi, un brand nei suoi occhi, come Ci lo son stati dei fidelizzi. momenti ci son stati dei momenti però magari comunque non all'inizio, ma già negli anni successivi, no, dall'avviamento, quindi magari, non so, Mh-mh. ad esempio magari il quinto, il sesto, il settimo anno che già Mh-mh. il progetto Stati Uniti era partito, su cui più che la metrica di quanto vendi, diciamo la priorità era nell'ottimizzazione dei costi. Sì, e
no, NO, perché comunque no, era comunque una filiale, capisci, dell'headquarter principale, quindi di solito questo argomento lo affronti molto di più nell'headquarter principale. Ok. La filiale può tagliare i costi se ha bisogno, solo tagliando i costi del personale. Mm. È una Sì, no, filiale esterna. era per curiosità per sapere, ecco, se comunque alla fine dopo il focus lo mantiene soltanto su, diciamo, ecco, la parte delle revenue, Mhm. piuttosto che dopo, ecco, guardare anche altri aspetti. Però ecco, senza dilungarci troppo su Ok. altre tematiche noiose, guarda, ti faccio una domanda che è un po', diciamo, da prospettiva esterna, no? Che appunto, che da fuori chi guarda il mondo moda, diciamo, questa è un po' una sensazione che ho Sì, avuto sì. io, poi dopo magari è soltanto una mia impressione, però chi guarda da fuori un po' questo settore ha l'idea che fondamentalmente una collezione sia soltanto il frutto del genio creativo Mhm. dell'art director, del direttore creativo, no? Sì, sì. In realtà il buying ha un ruolo fondamentale per quello che è il Mhm. lancio delle nuove collezioni e per anche capire quelle che sono potenzialmente dopo le varie tendenze. E quindi vorrei chiederti perché il ruolo del buying è così fondamentale per il lancio di una new collection? Beh, innanzitutto il buyer che è anche merchandiser, cioè molte volte il capo buying e merchandising nelle aziende grosse è la stessa persona, con poi degli assistenti nel merchandising, degli assistenti nel buying, perché sostanzialmente il merchandiser è chi mixa e crea l'offerta e crea la collezione, cioè mette insieme i gruppi di collezione. E il buyer è la persona che ne definisce l'offerta, quindi che poi decide quanto in profondità con il budget e con le taglie andrà in quella collezione. Ok? Per cui uno sostanzialmente è una persona più di numeri e l'altro è una persona più di creatività. Perché l'art director è sicuramente la persona che lavora a più stretto contatto con l'ufficio stile, con tutti gli stilisti, e che ha una visione di quello che quel brand o quella collezione deve essere e ne definisce le tendenze e quale sarà l'aspetto della collezione in generale. Il merchandiser e il buyer però hanno i numeri, cioè a questo punto anche il creative Quindi ti director ha dei dicono, numeri, però cioè ti hanno i dicono numeri. comunque va bene, esatto, dobbiamo tenerci comunque quelle che sono dati che abbiamo visto, varie tendenze, quello che hanno fatto i clienti E nella per collezione scorsa. tornare alla tua domanda di prima, probabilmente hanno anche i numeri di quanto stock di tessuto c'è in magazzino per riassortimenti, eccetera, però non andiamo su quello. E quindi con questi numeri sanno e hanno anche la divisione dei vari punti vendita, dove sono, che quantitativi faranno e che richieste hanno. Chiaro che un negozio in centro a Milano o in centro a New York dovrà avere anche tutta la parte molto fashion e di immagine, sfilate, collezione, socials, magari un negozio in centro a Matera o Potenza forse deve avere invece un assortimento diverso, più classico e più orientato a quel tipo di clientela day by day. Mm? Mm. Per cui il buyer e il merchandising costruiscono questi gruppi di collezione e decidono quanto di fashion e di basic, per risponderti in un modo molto semplice, deve esserci all'interno di quell'acquisto e se manca qualcosa sei ancora in tempo con c'è un go to market calendar, quindi sei ancora in tempo all'inizio quando vedi la collezione di aggiustarla se mancano delle cose. Poi una volta che è partito parte un calendario e quello deve essere, no? Certo. Cioè, quindi secondo te alla fine comunque considerando questi aspetti che sono sia di numeri, sia di capire o anticipare eventuali trend o abitudini, no, dei consumatori o esigenze, quali sono secondo te, diciamo, le caratteristiche principali che deve avere un buyer o un merchandiser? Diciamo, ecco, chi Beh, si occupa comunque magari dopo a seconda delle aziende che, come hai detto te,
che il ruolo lo Deve ricopre la essere stessa capace persona. anche devono essere capaci anche loro di interpretare le tendenze, di avere una sensibilità a quello che richiede il mercato quell'anno, quella stagione. Devono conoscere molto bene i loro punti vendita e molto bene i loro clienti. Perché quella è anche la differenza tra il creative director e un buyer merchandising. Il buyer merchandising bravo conosce i propri clienti, non ha solo dei dati, ma ha passato anche molto tempo all'interno dei punti vendita. E cosa fa tipo per conoscere più a fondo il cliente? Passa tempo all'interno del punto vendita e vende. Cioè è importante passare dei momenti all'interno dei punti vendita o comunque la sua estrazione parte da lì. Tipo, non so, c'è un qualcosa che hai visto fare magari o in passato o di recente o anche tu, no, proprio entrando in un Sì, sì. negozio così per curiosità, Sì. che ti ha colpito l'attenzione di qualche merchant, fare proprio per cercare di capire meglio, chi entra in store e quindi essere più sensibile a quello che è Allora, dopo una l'acquisto domanda dopo la vendita. trabocchetto che non mi aspettavo però, nì in verità, però, io, cioè il prodotto che entra in un negozio deve rispecchiare i clienti che vanno in quel negozio o potenziali clienti che entreranno in quel negozio. Per cui se vuoi conoscere molto bene il tuo mercato, sì, è vero, hai dei dati, ormai c'è una costruzione a raggio X di chi entra lì dentro. Però è importante anche avere siccome il punto vendita fisico è un incontro fisico col cliente, il punto di vendita online è un'altra storia, però anche lì hai dei modi fisici per essere a contatto con il cliente, i vari chatbot, eccetera, eccetera, no? Sì. Cioè, puoi dialogare con il cliente anche online per cercare di capire chi è. No, È vero? assolutamente. Poi dopo, senza entrare troppo adesso nell'ambito digital, puoi Ecco, vedere tu anche mi puoi dare analizzare il dei dati movimento del migliori. mouse sulla pagina, cioè quindi capisci Esattamente, anche tu quali mi puoi sono dare le molto fasi delle meglio la rivendute. descrizione di tutta la tecnologia, però si può fare anche lì, si deve fare anche lì, ma nel negozio fisico tu devi creare una relazione con il cliente e ultimamente sempre di più. Cioè, per una persona entrare in un negozio fisico è un'esperienza e deve diventare sempre di più un'esperienza. Allora, il buyer e il merchandiser lo devono conoscere questa cosa prima di fare non possono sparare gli acquisti a caso. E l'unico Certo. modo di farlo è cercare di passare del tempo nell'arco delle tue giornate, della tua struttura, della tua organizzazione, anche all'interno dei punti vendita. O osservando o addirittura facendo quel lavoro lì. Mh. Non so se ti ho risposto, ma è la base di tutto. Cioè, quindi alla fine secondo me cioè secondo te la cosa chiave che deve avere comunque un buyer è veramente, avere il cliente top of mind. Quindi che Al sia cliente fisso in testa, conoscere molto bene, ossessionato dal cliente quindi, il cliente nel perché senso allora puoi buono. comprare sia per l'online, sia per i punti vendita fisici, sia per realizzare dei progetti con l'ufficio marketing di lancio di alcuni prodotti particolari. E poi, conoscere bene i numeri, insomma devi un po' masticare la matematica per fare si lavora ancora molto su Excel, ma Excel lo devi saper usare bene. Certo, Ecco. che non è facile, quindi Direi questo e assolutamente una sensibilità verso il prodotto, che se io devi acquisire la capacità di vedere una collezione e dire su quei 5 pezzi quelli sono i 2 che venderò, che mi faranno fare la vendita. mh. Cioè, quindi Guarda, conoscere il mercato, conoscere le tendenze, essere sempre con non è solo una persona di numeri, è una persona anche creativa. Beh, poi tu lo sai che io vengo da questo mondo e adesso ho una mia compagnia, faccio camicie da donna e in cui mi occupo anche di tutto lo stile e la produzione. Perché sono in grado di farlo? Perché sono stata per molti anni un buyer merchandiser, per cui per me è abbastanza facile interpretare la ma richiesta dei viene clienti. naturale, Ecco. Però appunto ecco, cioè tutte queste cose che hai detto infatti secondo me sono super interessanti e per questo secondo me dopo te hai avuto modo di vedere tante realtà diverse,
fare anche che questo non l'ho detto all'inizio, però comunque hai fatto anche da consulente, no? Sia ad interim interna, comunque esterna, per anche altre realtà del settore in Italia. E vedendo appunto così tante realtà diverse, avendo tu stessa una realtà, ti è mai capitato, o non so se hai avuto mai la percezione che comunque la parte del buying sia in alcuni casi, non dico in tutti, però magari staccata dall'ufficio stile, e se sì, che cosa comporta? Staccata dall'ufficio stile non è possibile adesso come adesso, perché una compagnia, un gruppo, scusa mi viene a dire company, non può sopravvivere se tutti questi dipartimenti non sono collegati tra di loro. Cioè, Però c'è comunicazione effettiva tra di loro? O comunque a volte adesso pensi che sì, ci sia no, una adesso mancanza? sì, nel passato forse no, ma adesso è essenziale per la sopravvivenza di una compagnia. Cioè se vuole avere dei progetti omogenei, interessanti e fatti per bene, che escono nel timing che si vuole, e tutti i dipartimenti coinvolti devono parlare insieme, no? Per quello ti parlavo di un go-to-market calendar, perché tutte le persone devono partecipare all'interno di ognuno dei progetti dell'azienda nel momento in cui sono interpellate, cioè in cui la loro funzione deve entrare dentro il calendario. Non è Sì, no, possibile, cioè la anche non perché comunicazione non porta ad andare da nessuna parte. no, per quello te lo volevo chiedere, perché molto Penso spesso che no, forse specie nelle esiste, aziende però grosse, ma anche nelle piccole comunque realtà, quindi che la comunicazione deve esserci, no, tra tutte le mh-mh. parti coinvolte. Non sto Poi sai, la dicendo nulla di fortuna nuovo, però la comunque fortuna di persone che vengono, che fanno questo lavoro da molti, molti anni, no, io lo faccio da più di 30 anni, e di aver vissuto varie realtà diverse, è che e ringrazio Max Mara e altre compagnie per cui ho lavorato per questo, anche l'Europeana, che un po' più indietro con gli anni ti facevano fare il lavoro di 4 persone, no? Quindi tu eri in realtà un buyer, però eri anche un merchandiser e anche un visual merchandiser, e se ti capitava di andare in un negozio che avevano un allestimento fatto male, gli rifacevi anche le vetrine al negozio. via. Perché bisognava che tutto fosse perfetto e tu dovevi saper fare un po' di tutto. Questo sicuramente ha arricchito la mia persona dandomi una sensibilità, su varie reparti, che mette insieme tutta la situazione dal design fino alla vendita. E se vedo degli errori anche nel visual, che assolutamente non è il mio campo, me ne rendo conto e posso correggerli. Cioè, è molto importante comunque sapere, nell'ambito di questa comunicazione, cosa fanno anche gli altri, quali sono i loro ruoli e poter comunicare con loro se ci sono dei problemi, perché è un canale e la merce passa attraverso questo canale, deve uscire al cliente, e quindi è importante che tutti facciano quello che devono fare in modo corretto perché questo avvenga. Certo, certo. Guarda, passerei a un altro tema che Sì. questo È a sorpresa anche questo? è un tema a sorpresa, sì. Ecco. Questo ovviamente l'ho voluto tenere perché secondo me è un qualcosa di che cioè, nel senso, vorrei approfondirlo un po' di più con te, e so che sicuramente potrai, ecco, Okay, tirare fuori qualche chicca interessante, che è un po' il tanto famoso tema della sostenibilità, no? certo. Quindi sostenibilità è sempre un qualcosa di più importante Mh-mh. nel settore moda, in Europa in particolare, perché secondo me Beh, ci dopo son delle leggi fatte dalla Comunità Europea. in Europa secondo me si sta facendo un lavoro fatto proprio in modo diverso da altri continenti, tipo nell'episodio scorso parlavamo del caso di Shein in Cina, che di conseguenza è proprio l'opposto di quello che stiamo facendo qua in Europa, quindi ecco. Parlando di sostenibilità vorrei chiederti, no, siccome gioca sempre un ruolo più chiave all'interno dell'industria,
Secondo te, chi è che spinge di più verso la sostenibilità? Le aziende o il compratore stesso? Sicuramente il compratore stesso, quindi l'azienda si deve adeguare assolutamente. Intanto c'è tutta una generazione nascente che ci tiene tantissimo a questo aspetto. Magari la mia generazione ci tiene un po' meno, è più consumistica, però tutta la nuova generazione che sta venendo fuori e che è già fuori ci tiene tantissimo. E poi le persone, proprio perché, come dici tu, ci sono delle leggi in Europa, la Comunità Europea sta facendo delle leggi che per la sostenibilità sul prodotto, sulla persona anche, per cui come lavorano le persone in azienda e chi fai lavorare. Quindi iniziano a proteggere la persona, il prodotto e il ciclo del prodotto, come tu sai. Per cui il cliente finale che già voleva partecipare da molto tempo all'interno delle decisioni dell'azienda di cui è fan, quindi Mm-hmm. compratore, vuole non solo partecipare adesso, ma anche sapere da dove vengono questi prodotti, dove vengono fabbricati, con cosa vengono fabbricati, quanto dura il materiale e si riutilizzerà questo materiale dopo, si brucerà o si butterà via. Sì, no, Per anche cui esatto, il tema della tracciabilità è, secondo me, anche è proprio un concetto di trasparenza anche nella comunicazione del tuo brand in tutto, diciamo, il ciclo di vita del prodotto, assolutamente. che è E un poi qualcosa che adesso con la fondamentalmente, cioè, se ci pensi, cioè, in altri settori retail comunque non c'è così spesso. no, Sapere giusto, non esattamente so quel perché prodotto da dove viene. sì, non so perché nella moda sono accaniti così tanto, soprattutto nel settore moda. È vero anche che il settore moda, con produzioni giganteschi e con l'avvento del fast fashion, è stato uno di quei settori che ha inquinato parecchio, Adesso non sono cose mie e non voglio entrare proprio in quel determinato, nei numeri, però penso che abbiamo prosciugato fiumi interi nel Bangladesh per il denim, ecco. Sì, no, ma alla fine il tema della sostenibilità è un qualcosa che secondo me deve, diciamo, ecco, essere trattato veramente a livello mondiale, Mhm. perché l'Europa, dal mio punto di vista, è troppo piccola a livello, no, geografico Esattamente. proprio per poter avere un impatto fondamentale, Sì. nonostante sia importante, perché alla fine comunque Mhm. ci sono realtà, no, che hanno un impatto mondiale, però comunque ecco, un vero cambio dovrebbe arrivare proprio Mhm. da più parti, secondo me. Comunque, senza Poi entrare dopo se nel... vuoi il punto di vista di un buying e merchandising, per me il mio punto di vista che tocca proprio il mio lavoro è produci di meno in un modo corretto, con una vestibilità corretta, con una qualità super e tu compratore acquista di meno ma in modo giusto. Sì, 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 Per anche cui perché dopo ovviamente dici, vabbè, ci sono tante dinamiche comunque in questo argomento che secondo me dopo dovremmo aprire un altro episodio, quindi sì, dopo è un altro diventerebbe... episodio, però in questo momento io sono felice che la comunità europea sta proprio mettendo delle regole e mettendo delle regole precise che non proteggono solamente il tessuto, il ciclo di vita del tessuto, la produzione, ma anche la persona stessa. Per E cui parlando di produzione, mi dirigo verso l'ultima domanda, no, che ti faccio prima di passare un po' speriamo la di conclusione, averla. che riguarda un po' il tuo profilo LinkedIn, no? Ok. Che ho visto un po' quella che diciamo è diciamo nel tuo profilo LinkedIn quello che mi ha colpito di più è che col tuo brand hai scritto che nella descrizione che avete riformulato, riadattato la formula retail a quella che è la tua realtà, no? Quindi vorrei sapere, ecco, Sì, un certo. po' questo
che cosa vuol dire, no, così che porti magari anche un punto di vista tuo interno da imprenditrice Certo. Beh, innanzitutto è importante dire che io vendo al cliente finale, io non ho un contenitore, non vendo ai negozi, non ho un mio negozio, vendo al cliente finale, sia personalmente, cioè non proprio sempre io, ma comunque direttamente, che attraverso l'online. Quindi è una realtà personalizzata, per cui noi non produciamo niente che non viene ordinato su richiesta. Quindi anche quello segue la sostenibilità, perché io non ho sprechi e non ho stock. Quindi made to order. Made to order. Non è su misura, nel senso che non è che facciamo le spalle tue, il seno tuo, la maria, però è adattabile alla personalità del cliente, cioè se vuoi le maniche più lunghe di 2 centimetri o il collo più alto di 1 centimetro, tutto il capo più alto di 1 centimetro, un po' più giro seno, si può adattare il capo. Quindi il cliente è contento anche di aspettare i 10 giorni alla consegna, perché comunque è per te e sei tu che scegli quel capo in che stampe lo vuoi, io te lo propongo in un campionario, ma sei tu che fai le tue stampe, tu ti crei la tua collezione, perché io ti offro molti tessuti di scelta e tu decidi dove vuoi abbinare i tuoi capi. Per cui detto questo, io parto sempre quando lanciamo una collezione e lanciamo un campionario dal merchandising. Non parto mai dalla creatività più estrema, ho delle tendenze, ho dei colori in mente, ho una strada da seguire e la vedo già appesa nell'armadio del cliente o con cosa lo può abbinare o già appesa in showroom per la vendita. Per cui io tutti i lanci di collezione, tutti i capi partono già da un'ottica di merchandising. Cavolo, bello Quindi, questo approccio. quindi Ma adesso questa è una domanda dopo di quelle che son ecco, perché l'ho trabocchetto, però detto, dai, perché l'ho detto, perché l'ho che detto. appunto questo approccio, diciamo nelle aziende, si segue più un approccio chi è che ha l'ultima parola quindi? Vabbè, buying e merchandising o la parte creativa? Boh, penso alla parte creativa, però ormai ci sono persone nella parte creativa, cioè mi risulta che Maria Grazia Ciuri di Dior faccia tutto da un punto di vista del merchandising. Per cui sicuramente, anche se la parola finale ce l'ha il finance, Thomas, Ah no, vabbè, perché dopo andiamo se a io parlare sì, vado sì, sì. come buyer dal finance e gli dico io vorrei 4 milioni di euro da spendere per le borse, mi dice sì, sì, ciao, fai una passeggiata. Raccogliili pure, esatto. Ecco, per cui la parte finale ce l'hanno i numeri, tu lo sai meglio di me. Bisogna arrivare da un margine, il margine copre tutti i costi dell'azienda, cioè il costo di quella mia borsetta che vendo paga tutta l'azienda. Morale Per della cui, favola, eh, il soldo comanda. Però no, non so bene, se, bene. per cui alla fine chi decide è il CFO, no? Vabbè, come dappertutto fondamentalmente, no, quindi però, no, devo dire che ecco dai, è stata una bella chiacchierata e guarda, prima di concludere perché, ormai siamo già sulla quarantina di minuti, quindi, faccio un po', quella che è, la conclusione che ho 5 domande pronte per te, che sono molto informali, quindi, Ecco, dove l'avevi detto questo? ma questo ci sta un po' effetto sorpresa, che così, Ecco, diventa vai. più naturale, no, questa conversazione che è la prima un po', una domanda che, abbiam pensato abbastanza per questo podcast da fare a tutti quanti anche gli altri intervistati che avremo nelle prossime puntate, che è quella un po' di qual è il tuo momento preferito nella storia della moda, che può essere sia, un evento generale o magari un qualcosa tuo che ti è successo personalmente. Nella storia della moda sicuramente quello che ha influenzato di più la mia carriera è stata la mia vita in America e quindi tutto lo sportswear americano, la nascita dello sportswear americano, persone come Donna Karan, Calvin Klein, hanno sicuramente influenzato metà della mia carriera, il mio modo di vedere. Sì, no, ma gli americani devo dire che hanno Eh, proprio cioè a livello
di far arrivare un messaggio dall'altra parte del mondo, quello Ecco, io sono stati sono forti. andata a scuola lì, ho fatto tutta il mio tirocinio lì, sono cresciuta lì per più di 15 anni della mia vita e sicuramente tutta la parte formativa viene dai department store e dallo sportswear. Cioè, e qui non c'erano department store e l'idea dello sportswear era un po' strana. Invece lì c'è proprio una cultura. Sì. No, è incredibile come abbia preso piede davvero come tendenza quella. Cioè E ormai è un poi qualcosa di il cliente americano ama da sempre avere l'abbinamento perfetto, cioè vuole già sapere quella camicia con che giacca la mette, con che pantalone, con che scarpa, con che accessorio. E questo ha sicuramente preparato il mio merchandising. bello, 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 bello. E poi dopo, la seconda domanda di questo breve closing è il tuo capo preferito. Quindi se preferisci più un capospalla, un pantalone, un abito, magari In qualcuno che realtà, ne... in realtà gli accessori, come penso tutte le donne, scarpe, borse, non posso fare a meno di ne avrò centinaia. Perché secondo me un bell'accessorio è quello che fa la differenza a fianco ai capi. E poi forse perché ho lavorato così per Max Mara, sicuramente i capispalla, giacche, cioè dei blazer ben tagliati e dei cappotti ben tagliati. No, capospalla, io sono nel team capospalla, quindi, Sì, quindi ok. sono, sì, più che altro giacchette mi fanno impazzire, quindi sono un folle fan del team Del capospalla. blazer. Sì. Sì, e beh, anch'io. Infatti mi piace particolarmente in questo momento la collezione nuova di Yves Saint Laurent perché trovo che abbia delle giacche e dei tailleur meravigliosi. Bene, poi dopo un'altra cosa che secondo me è, dal mio punto di vista, sempre uno dei migliori regali è quello di consigliare o regalare un libro a qualcuno. Quindi hai un libro che, non so, stai leggendo adesso, che vorresti condividere, o un libro che E secondo te è importante da leggere? Allora, sicuramente sì. C'è un libro adesso, aspetta che ti do il titolo esatto perché lo sto leggendo e Mhm. io sono sempre un po' che non riesco a ricordare. Comunque è un libro che ha scritto la Marina sulla sostenibilità, proprio visto che parlavamo di questo argomento. E è un libro che ha scritto Marina Spadafora, che è una stilista, viene dalla maglieria, è sicuramente anche lei con una mentalità italo-americana e che dice che si chiama la sostenibilità viene dal tuo armadio, incomincia dal tuo armadio. Lo trovo molto interessante, vi dà una spiegazione molto molto accurata di tutto quello che succede nel campo della moda in questo ambito. Cavolo, interessante, non lo conoscevo, però Mh. sicuramente Poi ti vado a manderò la vederlo. foto. Dai, volentieri, volentieri. E poi dopo nulla, le ultime due, prima di chiudere questo podcast, che sono una, se c'è una citazione che ti rappresenta, una quote, quindi che è importante per te e che Mh-mh. porti sempre dietro. Sì, sì. Beh, sicuramente mai smettere di imparare e di guardare sempre avanti. Cioè, per me dobbiamo continuamente imparare cose nuove e continuamente metterci in discussione e questo porta a rinnovare sempre il lavoro che fai. Sempre, sempre, sempre. Non solo il lavoro, anche il resto. Sì, no, la curiosità, infatti, guarda, devo dire Per che da me questa puntata... curiosità e ricerca, imparare e rimettersi sempre in discussione e cambiare e questo sempre, nella famiglia, nella vita privata, nel lavoro. Sì, sì, assolutamente. E secondo me da questo episodio di oggi sono venute tantissime cose stra mega interessanti, davvero. Spero che possano essere utili per ecco, chi ascolterà questo episodio, sia gente che magari già lavora o ragazzi, perché appunto adesso tu stai facendo anche lezioni, no? Dando Sì, lezioni come docente insegno universitaria. ad un master in inglese qui a Milano, all'Accademia del Lusso. Ecco, e mi dicevi appunto l'altra volta che prima di preparare questo episodio avevi tanti ragazzi di tante nazionalità diverse, no, che stan facendo questo corso, quindi secondo me quello
è un qualcosa che, ahimè abbiam fatto in italiano oggi, però spero che, ecco, possa magari aiutare anche altre persone che si approcciano a questo mondo. Assolutamente, ovvio. Detto ciò, per concludere, quello che ti chiedo è, per il prossimo episodio, se c'è una persona che vorresti che intervistassimo, che portassimo qui nel podcast per, ecco, trattare qualsiasi tipo di tematica del settore moda e che tu pensi, ecco, possa essere una chiacchierata interessante. In realtà ne ho parecchie, però, una persona che ha lavorato con me e che tra l'altro adesso è merchandiser e buyer di Etro, te la consiglio, si chiama Shakè, è bravissima, ti farò avere i suoi numeri perché fa proprio questo lavoro e, in un gruppo che è in crescita PUM, grossa e che sta cambiando anche la percezione del suo brand sul mercato e quindi ti consiglierei di fare una chiacchierata con lei. Dai, volentieri, volentieri, anche perché esatto, nell'ultimo anno hanno avuto tanti cambi e progressi, quindi Mhm. sicuramente può essere un qualcosa di stra mega utile. E nulla, detto ciò, Orsetta, davvero ti ringrazio di cuore per questa Grazie a te. super chiacchierata, per questo primo episodio che abbiam fatto in italiano e nulla, qualsiasi cosa dopo, diamo commenti, pubblicheremo questo podcast e nulla. Quindi grazie Orsetta e ci vediamo nel prossimo episodio. Grazie a te. Ciao Thomas.